Ti sei mai chiesto cosa faresti se domani il mondo cambiasse in un attimo? Niente telefono, niente supermercati, niente aiuti, solo tu e ciò che sai fare. Nei nostri episodi precedenti abbiamo parlato di bushcraft, l'arte di vivere con ciò che la natura ti offre. Oggi andiamo oltre. Oggi parliamo di survival, di sopravvivere, quando tutto crolla, e ti assicuro che cambierà il modo in cui guardi il mondo. Ma prima di iniziare, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella. I prossimi episodi sono roba che non puoi perderti. E se questo contenuto ti dà valore, lascia un like. Ci aiuta più di quanto pensi. Ora, cominciamo. Capitolo 1. L'essenza del survival e la gerarchia delle priorità. Benvenuti in questo approfondimento dedicato a una delle discipline più fraintese e spesso banalizzate dei nostri tempi. Oggi iniziamo un viaggio dentro la gestione dell'emergenza pura. Dobbiamo fare una distinzione netta, quasi brutale. Se nel bushcraft cerchiamo l'armonia e la permanenza stabile nella natura, qui, nel survival, cerchiamo solo e soltanto il risultato. Il risultato è la vita. Dimentica la comodità, dimentica l'estetica. Il survival non è una scelta, è una necessità improvvisa e violenta. È la disciplina che risponde a una sola domanda. Cosa fai quando tutto va storto? Il survival è, prima di tutto, una corsa contro il tempo. Per gestire questo tempo senza farsi travolgere dal panico, utilizziamo una bussola strategica fondamentale: la regola del 3. Bisogna essere chiari. La regola del 3 non è una legge scientifica universale o un dato medico assoluto. È una formula indicativa, un modello mnemonico progettato per aiutarti a visualizzare e interiorizzare le priorità sotto stress. Le tempistiche reali possono variare enormemente in base alla tua condizione fisica e all'ambiente, ma questo schema serve a darti una gerarchia decisionale immediata. Essa stabilisce che, in media, un essere umano può sopravvivere 3 minuti senza aria. È il tempo dell'ipossia, l'emergenza immediata che non ammette ritardi. Senza ossigeno, le cellule cerebrali iniziano a morire rapidamente. In sopravvivenza, questo riguarda l'annegamento o l'ostruzione delle vie aeree. È la priorità 0. Se non respiri, nulla ha importanza. 3 ore senza riparo in condizioni estreme. Qui risiede il cuore della strategia. In un ambiente ostile come una pioggia gelata con vento forte, l'ipotermia può ucciderti molto prima della sete. Questo dato sottolinea che la tua protezione termica è una priorità critica. 3 giorni senza acqua. Il limite della disidratazione critica. Senza acqua il sangue diventa viscoso, affaticando il cuore e spegnendo la termoregolazione. In sopravvivenza,
Più che l'acqua in borraccia, devi gestire quella che hai già in corpo. Raziona il tuo sudore, non l'acqua. Muoviti lentamente e resta all'ombra. 3 settimane senza cibo. Il limite della riserva energetica. Il corpo umano è una batteria biologica efficiente. Sebbene la fame sia psicologicamente logorante, fisicamente è l'ultima delle tue preoccupazioni letali. Cercare cibo quando si è disidratati o al gelo è un errore tattico che consuma più di quanto restituisce. Questa regola serve a ricordarti di ignorare la fame se hai sete e di ignorare la sete se stai congelando. È un modello per mettere a tacere l'istinto disordinato e imporre una logica spietata. Nel survival non c'è spazio per il piacere, c'è solo spazio per la resilienza. Capitolo 2. La psicologia del controllo. Il protocollo STOP. Il primo nemico che incontrerai non sarà il freddo, né la sete. Sarà il tuo stesso cervello. Quando la realtà si spacca e ti rendi conto di essere in pericolo, il sistema limbico, la parte più ancestrale del cervello, prende il sopravvento. L'amigdala innesca una tempesta di adrenalina e cortisolo che altera la tua percezione del tempo e dello spazio. In quel momento sei biologicamente programmato per fare la cosa sbagliata. Correre, agire d'impulso, sprecando l'unica risorsa che non puoi recuperare, l'energia. Per questo esiste il protocollo STOP. È una procedura di riavvio del tuo sistema operativo mentale, oggi standard nell'addestramento militare SERE. Vediamolo nel dettaglio analitico. S. Sit, siediti. Sembra un consiglio banale, ma è un ordine fisiologico. Siediti fisicamente. Fermarsi interrompe il loop motorio della risposta attacco o fuga. Gli istruttori d'élite lo chiamano "the smoke 'em if you got 'em moment". Questa frase, di origine militare, risale a quando gli ufficiali concedevano ai soldati una breve pausa per fumare una sigaretta dopo un combattimento. Nel survival non significa letteralmente fumare, ma imporsi una pausa rituale e obbligatoria. Quei 5 minuti sono vitali affinché la chimica del sangue si stabilizzi, permettendo alla corteccia prefrontale, la tua parte razionale, di riprendere il comando sulla parte animale che vorrebbe solo fuggire. Se hai tempo per accendere una sigaretta, hai tempo per non morire di panico. Think. Pensa. In questo momento devi spegnere il rumore mentale e guardare in faccia la realtà. Chiediti subito: c'è un pericolo reale adesso? Quali risorse ho a disposizione? Separa i fatti dalle tue paure. Non restare aggrappato alla prima idea che ti è venuta nel panico. Di solito è la più pericolosa. Ragiona in modo lucido. Rompi lo schema e cerca un'alternativa. Observe. Sotto stress, la tua vista subisce una contrazione, la visione a tunnel. Perdi la capacità di notare i dettagli. Tutto ciò che sta ai margini sparisce. Devi forzare l'osservazione. Muovi la testa di 360 gradi. Guarda cosa hai sotto i piedi. Guarda la vegetazione. Guarda il cielo. Cerca l'anomalia positiva, un possibile riparo, una fonte d'acqua o un punto elevato per segnalare la tua posizione. Ricorda, osservare significa riappropriarsi dello spazio circostante. Plan. Pianifica. Non cercare subito la salvezza finale. Concentrati solo sulla prossima ora. Crea dei micro-obiettivi raggiungibili. Un piano, anche minimo, agisce come un binario per la mente, impedendo al panico di rientrare. Ogni piccolo traguardo raggiunto genera una scarica di dopamina. Aumenta la tua fiducia e riduce la fatica. Ricorda, chi ha un piano resta calmo e chi resta calmo sopravvive. Capitolo 3. L'efficienza dell'essere.
è il paradosso dello strumento. Il sopravvissuto è un contabile ossessivo delle proprie calorie. Ogni movimento inutile è, tecnicamente, un passo verso la morte. Esiste una curiosità psicologica chiamata feticismo dell'attrezzatura. Molti investono cifre astronomiche in acciai esotici, convinti che lo strumento sostituisca la competenza. Ma lo strumento è solo un moltiplicatore di forza. Se la tua conoscenza è pari a 0, qualunque moltiplicatore darà sempre 0. La semplicità è un requisito di sicurezza. Simple scales, complex fails. La semplicità scala, la complessità fallisce. Dobbiamo combattere l'inerzia cognitiva, quella trappola mentale che ti spinge a usare un oggetto solo per lo scopo originale. Molti sprecano giornate a costruire un enorme fuoco cerimoniale, convinti che sia l'unico modo per essere visti. Ma un grande fuoco è un parassita energetico. Il survivor esperto applica l'analisi funzionale, crea un fuoco di segnalazione a specchio, un piccolo braciere coperto da rami verdi, pronto a sprigionare fumo denso solo quando serve. La gestione dell'energia non riguarda quanto fuoco sai produrre, ma quanto ne sai conservare, per quando conta davvero. Capitolo 4. La biologia del limite. Ipotermia e fame. Il corpo umano non è un blocco unico. Sotto stress si divide in due zone: il core, il tuo nucleo vitale, e la shell, il guscio esterno, braccia, gambe e pelle. In condizioni estreme, il corpo compie un sacrificio strategico, chiude i vasi sanguigni periferici per difendere il cuore e il cervello. Ricorda, se le tue mani non obbediscono più, hai un problema di temperatura interna. L'ipotermia, la danza dei brividi. Il primo segnale è il brivido. Se tremi violentemente, sei in ipotermia lieve. Ma attenzione, quando i brividi cessano improvvisamente, significa che hai esaurito il carburante. Entri nell'ipotermia moderata, dove sopraggiunge il nudo paradossale. Il cervello, ormai in tilt, interpreta il freddo estremo come un calore bruciante, spingendo la vittima a spogliarsi un istante prima della fine. La chimica della fame, il piano di emergenza. Dopo 48 ore senza cibo, il corpo attiva la chetosi. Il fegato trasforma i grassi in chetoni per nutrire il cervello. È una risorsa incredibile, ma senza acqua. L'alito diventa acetonico e la fame un dolore sordo nelle ossa. E infine, attenzione alla rabbit starvation. Nutrirsi solo di proteine magre, come quelle di coniglio, senza grassi, porta al deperimento. Nel survival, il grasso non è un difetto, è la tua batteria biologica. Capitolo 5. La guerra del calore termodinamica. Sei una macchina termica progettata per operare costantemente a circa 37 gradi. Per sopravvivere devi vincere una guerra silenziosa contro l'entropia, neutralizzando i 4 processi termodinamici che cercano di dissipare la tua energia. Conduzione, il ladro silenzioso. La conduzione è il trasferimento di calore per contatto diretto. Il suolo o una roccia bagnata estraggono calore dal tuo corpo molto più velocemente dell'aria. Il tuo primo obiettivo non è un tetto, ma un materasso, uno strato isolante tra te e la terra. Ricorda, l'acqua conduce il calore 25 volte più velocemente dell'aria secca. Convezione, l'effetto wind chill. Qui l'aria agisce come un nastro trasportatore. Il vento strappa via lo strato di calore che i tuoi vestiti cercano di trattenere. Anche una brezza leggera a 10 gradi può causare un raffreddamento equivalente a temperature sotto zero. Un buon riparo deve essere prima di tutto un guscio a tenuta d'aria. Irraggiamento, la fuga invisibile.
Ogni corpo caldo emette radiazioni infrarosse verso l'ambiente circostante. In una notte limpida, senza nubi che riflettano il calore, la tua energia scappa direttamente verso lo spazio profondo. Le coperte termiche alluminate, le cosiddette metalline, funzionano perché agiscono come specchi che riflettono questo irraggiamento verso di te. Evaporazione, il pericolo subdolo. Trasformare l'acqua in vapore richiede un'energia immensa che il corpo preleva dal proprio calore interno. Nel survival, sudare significa morire. Se i tuoi vestiti si bagnano, perderai calore per conduzione ed evaporazione simultaneamente. La strategia vincente è muoversi lentamente, mantenendo una temperatura che non superi mai la soglia della sudorazione. Capitolo 6. La teoria dei segnali, l'anomalia nel paesaggio. Per farti trovare non devi essere parte del paesaggio, devi esserne l'anomalia. Il cervello umano è evoluto per ignorare il rumore visivo naturale e concentrarsi su schemi che indicano presenza intelligente. La segnalazione efficace si basa su 3 pilastri: geometria, contrasto e movimento. Geometria e simmetria. In natura, le linee rette perfette, i cerchi esatti e i triangoli equilateri sono estremamente rari. 3 fuochi disposti a triangolo o una grande X scavata nel terreno sono segnali internazionali di soccorso perché gridano intelligenza. L'occhio di un pilota soccorritore è addestrato a scansionare il terreno, cercando proprio queste forme che interrompono la casualità caotica della vegetazione. Contrasto cromatico. Il contrasto è più importante del colore in sé. Devi usare la regola del colore opposto. Se sei in una foresta verde, usa l'arancione o il blu elettrico. Se sei sulla neve, usa il nero o il rosso scuro. Se non hai tessuti colorati, scava il terreno per esporre la terra nuda. Il contrasto tra il marrone scuro del suolo e il verde dell'erba è visibile da chilometri di altezza. Segnali attivi e passivi. I segnali passivi, come le scritte al suolo, lavorano per te 24 ore su 24, ma i segnali attivi sono quelli che salvano la vita nel momento critico. Un elicottero che vola a bassa quota ha un campo visivo limitato e pochissimi secondi per avvistarti. Qui entra in gioco lo specchio da segnalazione. Un raggio di luce riflessa è il segnale più potente e a lunga gittata a tua disposizione. Ricorda infine la chimica del fumo. Un fuoco pulito produce fumo chiaro, difficile da vedere contro le nuvole. Aggiungi rami verdi o muschio per ottenere fumo bianco denso, ideale contro il suolo scuro o foreste, o brucia gomma e plastica per ottenere fumo nero, ideale contro cieli coperti o neve. Essere un survivor significa saper gridare "sono qui", manipolando la fisica della luce e del colore. Capitolo 7. Il valore dell'addestramento. Basta un video per essere un survivor? No. Esiste una differenza abissale tra conoscenza e competenza. L'addestramento dal vivo serve a creare la memoria muscolare e a fallire in sicurezza. In Italia abbiamo una rete di eccellenza. Federazioni come la FIS rappresentano una base storica, ma il panorama è ricco di professionisti. Ad esempio spiccano nomi come Marco Priori di Natural Survival, Daniele Dal Canto della Seal Wilderness Academy e Daniele Manno di Oltre Survival e Rescue. In Italia questa possibilità è a portata di mano. Il nostro territorio ospita alcune delle migliori scuole di bushcraft e sopravvivenza d'Europa, con istruttori certificati che hanno fatto della vita all'aria aperta una vera e propria missione. Affidarsi a professionisti esperti ti permetterà di apprendere le basi fondamentali, dall'uso degli attrezzi da taglio, all'orientamento, fino alla gestione delle risorse naturali.
Sopravvivere non significa battere la natura, ma dominare se stessi. La vera sopravvivenza inizia oggi, con l'umiltà di prepararsi. Restate lucidi, restate preparati e, sopra ogni cosa, restate vivi.